Buongiorno a tutti. Parlavo con Walter prima dietro al palco che ci stavamo preparando e gli chiedevo se c'è qualche illusione per nascondere l'emozione e il sudore soprattutto. Per cui se alla fine di questa presentazione vi sembro un orsetto lavatore durante la stagione degli amori, vogliatemi bene comunque, insomma. Questa mattina Flavia Marzano ha usato una parola interessante, brainstorming, una parola che a volte è un po' anche abusata. Quello che cercherò di fare nei prossimi 10 minuti sarà un po' fare un brainstorming con voi, raccontandovi quella che è stata la mia vita, questi 30 anni di vita e dove mi hanno portato. Sono nato in un piccolo paese vicino alle rive del fiume Po, più precisamente su un'isola, l'isola di Ariano, una sottile striscia di terra che è scavata proprio dal fiume Po. E ho avuto un'infanzia molto felice, devo tanto soprattutto ai miei nonni. Io sono cresciuto con loro, sono cresciuto nella loro casa e c'è un oggetto in particolare che ricordo proprio nella stanza da letto di mia nonna. Un vecchio baule. Un baule che è stato il mio miglior compagno d'infanzia. Quando finivo i compiti mi rintanavo in quella stanza e nel baule ci nascondevo tutto. Le cose che trovavo in giro, i giochi, i sassi, qualsiasi cosa, i bottoni, perché mia nonna e mia zia facevano le sarte. E a seconda di quello che volevo fare durante la giornata, a seconda del gioco che volevo inventarmi, aprivo questo baule e tiravo fuori gli oggetti che mi servivano per raccontare, per creare delle storie. Parlavo anche tanto spesso da solo. Infatti mio padre tornava da casa e diceva: ma va tutto bene questo ragazzo? Raccontare, narrare, la potenza delle parole. Le parole possono trasudare vita, passione. Un mio caro maestro ha sempre detto: ricorda Andrea il potere della parola, perché la parola può smuovere le montagne, l'entusiasmo delle parole può unire i popoli e può ancora una volta costruire mondi. Prima parola chiave di questo mio brainstorming è quindi storytelling, una cosa che ho sempre portato con me per i primi 18 anni della mia vita. Volevo fare lo scrittore, volevo occuparmi di teatro, tra l'altro, volevo scrivere per il teatro. Poi però, sapete, succedono delle cose, gli ormoni, l'innamoramento adolescenziale. C'è un'altra bella parola chiave nella lingua italiana che è limonare, che usiamo soprattutto durante l'adolescenza. E fu proprio a causa di una limonata che mi ritrovai a Milano. Infatti, se devo pensare a me e Milano, la parola chiave che mi viene in mente è pirla. Perché decisi di andare a Milano, sapete perché? Perché mi innamorai di una ragazza con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Fui molto lungimirante, perché dopo che arrivai a Milano, tra l'altro tirando il freno d'emergenza del treno che non si era fermato alla mia stazione, perché da bravo ragazzo di campagna non avevo mai preso un treno, doveva fermarsi alla mia stazione, non si è fermato, ho tirato il freno di emergenza. Non fatelo mai. Non sapete quali possono essere le conseguenze. E poi fui molto lungimirante perché questa ragazza, dopo 3 giorni che arrivai a Milano, sparì dalla mia vita. Non la vidi mai più. Rimasi lì per studiare marketing. Mi suonava bene, tant'è che tornavo a casa e dicevo: cosa studi tu, Stefania? Giurisprudenza. E tu? Conservazione dei beni culturali. E tu, Andrea, cosa fai? Marketing e comunicazione. Mi sentivo un fico, 12 anni fa, era un termine importante, no? E il marketing, c'è un po' di confusione attorno a questo termine. Qui di fianco a me c'è sempre il prototipo del mio imprenditore veneto, Tony Sugaman, che lui dice: e il pubblicitario è quello che si occupa di marketing, no? In realtà io dico sempre ai miei studenti, perché anche se non sembra nella vita faccio il professore, che la risposta sta sempre nel nome delle cose. E marketing vuol dire mercato. La prima cosa che deve saper fare una persona che si occupa di marketing è proprio analizzare il mercato, capire il nostro tempo. Un po' di anni dopo, per fortuna, ho cambiato. Ho cambiato perché mi sentivo ancora una volta incompleto. C'era lo storytelling, c'era il marketing, però volevo ancora creare, costruire mondi. E mi sono trasferito a Padova, dove ho conosciuto tra l'altro una persona straordinaria che è 10 anni
che condivide la vita con me, che mi supporta e mi sopporta. E sono finito a studiare in una scuola di design, dove poi sono rimasto. Sono lì ormai da 8 anni e dove ho l'onore di insegnare. E c'è un episodio in particolare che mi ricordo da studente e che racconto sempre durante le mie lezioni, che riguarda la persona che vedete alle mie spalle, un designer, Yves Béar, il fondatore di Fuse Project, uno degli studi di design più famosi che ci sono al mondo. Yves Béar, proprio sul palco di un TED, racconta un episodio che riguarda un po' la sua vita, di giovane designer. Erano gli inizi degli anni 90, nella Silicon Valley c'era un grande fermento, e lui pensava che da designer, se doveva progettare qualcosa, doveva progettare un laptop. E racconta di questo episodio, finisce in una di queste riunioni americane, no? Avete presente, con questi manager che sembrano tutti un po' dopati, parlano di empowerment, successo, orizzonti, innovazione. Lui, forse un po' stupido, alza la mano e, scusate, a proposito di innovazione, a cosa serve questo? Cioè, siamo sicuri che le persone lo vogliono? Io l'ho premuto per sbaglio la prima volta a 14 anni, ero convinto che il computer fosse posseduto, non funzionava più. Cioè, a che cacchio serve il block num? E Béar disse queste cose a questi manager che lo guardarono e gli risposero: guarda, ma tu sei un designer, pensa a fare un bell'oggetto. E infatti lui si licenziò. Perché nella vita Béar non voleva fare il designer per fare lo stilista, per giocare con i colori, con i materiali. E da questa lezione ho imparato un'altra parola chiave importante, che è servizio. Il designer è al servizio dell'uomo. E se ci sono dei designer qua dentro, il design a volte è il trionfo dell'individualismo. Fantastici designer che progettano per altri fantastici designer. Il trionfo dell'ego a volte. Invece io penso che il design sia un mestiere molto altruista, che deve essere altruista. Una delle cose che amo di più del mio lavoro è quello di stare con i ragazzi, di fare orientamento, di raccontargli che cosa vuol dire fare il designer. E cerco sempre di dire che un bravo designer non sta solo nella testa o nella mano, nella capacità di disegnare, no? Ma sta soprattutto nella pancia e negli occhi. Perché nella pancia noi sentiamo le cose, no? Quando siamo innamorati, quando siamo incazzati, cos'è che ci fa male? La pancia. Quando vediamo per la prima volta la persona che ameremo per sempre, cosa ci fa male? La pancia. La vita è nella pancia. E negli occhi c'è il tempo, c'è il nostro tempo. Un'altra parola chiave, tedesca, siamo in Trentino, Alto Adige, Die Zeitgeist. Una parola che è nella filosofia otto-novecentesca. Lo spirito del tempo, il sentimento del tempo. E quando penso a questa parola penso a lei, Coco Chanel. Non è che Coco Chanel ha creato i suoi abiti solo per fare delle forme, solo per giocare con i materiali. I suoi abiti hanno saputo riflettere lo spirito del suo tempo. Questa donna ha inventato l'uniforme della donna moderna. Ha capito che le donne non volevano essere più angeli del focolare, ma donne con la D maiuscola. Quando parliamo anche di creatività, lei si dice una creativa, non è stata creativa. Si dice che uno che fa qualcosa di creativo fa qualcosa di insolito, di innovativo. Io voglio spostare un po' l'asse, perché questa donna non ha fatto qualcosa di innovativo, ha semplicemente guardato il suo tempo, l'ha guardato dritto negli occhi, l'ha ascoltato con la pancia, è entrata in empatia con il suo tempo. E a volte quello che definiamo creativo in realtà è semplicemente senso comune. C'è un libro bellissimo, tra l'altro, di Rifkin sull'empatia, la coscienza empatica. E forse il design oggi deve proprio entrare, per essere di nuovo grande, in empatia con le persone. Maria Montessori, a volte penso che ce la siamo dimenticati in Italia. Lei non creò una scuola per i bambini, creò la scuola dei bambini. Sembra un gioco di parole, cambia una preposizione, in realtà stravolge il mondo dell'educazione. Ma perché? Perché non ha messo al centro se stessa, non ha messo al centro un prodotto o un servizio, ma ha messo al centro le persone. E il design oggi deve essere questo, secondo me. Lei stava in mezzo ai bambini. Oggi il design è car, è furniture, è pop, è fashion, è trendy, è visual.
è un sacco di parolone, finisce sulle copertine dei giornali, sulle riviste patinate. Io invece mi auguro che il design domani smetta di essere un progetto per le persone, ma sia un progetto delle persone. E il design può fare tanto per questo mondo, perché nel design c'è il potere di creare, il potere di raccontare qualcosa di più di una sedia o di un oggetto. E io spero che il design entri nelle scuole, spero che il design entri negli ospedali, nell'assistenza sociale. Io ho cominciato a lavorare con le cooperative sociali e non avete neanche idea di quanto questo strumento possa cambiare la vita anche delle persone. E mi verrebbe da dire una cosa, mi verrebbe da dire che sarebbe da mettere nelle scuole il design. Come si insegna l'italiano, la matematica, la religione, bisognerebbe insegnare il design fin da piccoli ai nostri figli, perché il design deve diventare qualcosa di quotidiano. E quando penso al quotidiano penso a questa ragazza, penso a Emily Pilotton, perché queste cose che vi sto raccontando sono come un virus che ha cominciato ad esplodere e fra 10 anni, ma spero anche molto prima, spero di rivedermi qui con tutti voi e vedere che ci sono migliaia di designer che hanno cominciato a fare quello che fa lei o quello che Daniele Parioperra vi racconterà oggi pomeriggio, e cioè di mettere al centro le persone, di far ritornare il design in mezzo alle persone. Ho chiamato questo intervento Born to Stay Together, nati per stare assieme. Il design è nato per stare con noi. Pensate che questa ragazza usa il design, 2 copertoni, della terra e un gesso, per inventare un nuovo modo di insegnare la matematica ai bambini. Storytelling, sentimento del tempo, empatia, quotidiano, servizio. Sono queste le mie parole chiave per il design. Ci avviciniamo al Natale ed è questo il migliore augurio che voglio fare al design, perché esca dai negozi e dalle showroom e torni di nuovo in mezzo alle persone, perché ci insegni a tornare ad essere adulti bambini, coraggiosi e disincantati. Grazie.